Questi c'è stato un golpe vergognoso, criminale, fatto da persone dal 1999 a oggi, che sono i ministri delle finanze di tutti gli stati, il ministro delle finanze tedesco, il nostro Ciampi, che per primo ha iniziato questa stortura e questo cambiamento dei trattati, perché nel trattato c'è scritto anche, nel Trattato di Lisbona, che se un paese è in difficoltà se ne può andare, può uscire. Allora noi andiamo lì e veniamo a cosa ci obbliga questa Europa? Ci obbliga magari a fare un fiscal compact. Questi nomi, queste sigle di cui la gente non sa assolutamente nulla. Quando cercavo di spiegare, vedevo già che dalla parola la gente diceva: non mi dire queste cose, non le capirò mai. Ma le subirai se non le capisci, le subirà la tua famiglia, il tuo lavoro. Da noi hanno chiuso 300.000 imprese, in un mese chiudono migliaia di imprese in un mese, ogni negozio che apre ne chiudono 2. Abbiamo il costo del lavoro più alto d'Europa, abbiamo la disoccupazione giovanile al 60%. Vi do qualche dato sulle nostre cose, perché ecco, in Italia rispetto ai livelli pre-crisi ci sono 3 milioni di poveri in più di qualche anno fa. 3 milioni in più vuol dire il 93,9% in più, 3 milioni e 700.000 persone disoccupate in più, il 122%, il PIL è crollato del 9%, ma quale soluzione c'è? Che crescita c'è? Il 3% all'anno? Perché il fiscal compact dice che devi crescere, la crescita, il famoso mito della crescita, il lavoro è scomparso, te lo devi reinventare, e pensare di un mondo che cresce, sono ragionamenti vecchi ormai cariati, vecchi di concepire l'economia così. Bisogna fare un salto di immaginazione, immaginarci dove vogliamo vivere e in che mondo vogliamo vivere. Io in questo mondo i miei figli non ce li voglio far vivere, ecco perché sono qua. E ho cambiato il mio lavoro e ho cambiato la mia struttura mentale anche per venire qua e non far più ridere, non fare battute. Sono venuto qua a parlarvi seriamente. Allora il fiscal compact, che noi abbiamo messo come numero 1 da abolire, neanche da dire, perché è la risultanza di una vergognosa stortura di un trattato. Scusa? È tornato? Ho parlato e non avete sentito niente. Ripeto tutto dall'inizio. No. Allora, can I just say, I think the interpreters are doing a fantastic job keeping up with you. Scusate, io voglio far capire alla gente che abbiamo questi meccanismi, le parole, la truffa delle parole. Questi usano ancora le parole, truffo, meccanismo di stabilità, usano il patto di stabilità, che è una parola buona ma nasconde questo tipo di cose, il pareggio in bilancio che non ci permette, la nostra politica fiscale non ci permette di indebitarci per investire. Se io investo nei miei figli ho il diritto di indebitarmi, non è un debito, è un investimento. Abbiamo delegato sovranità monetaria, sovranità alimentare, sovranità culturale. Non pensiamo più, la gente ha paura di pensare questi meccanismi. Ma scusate, allora, se noi dobbiamo ridurre il debito, il rapporto debito-PIL arrivare al 60%, dovremmo tagliare 50 miliardi all'anno. Ma non è poco se io vi dico 50 miliardi, ma se lo dico io, in televisione vanno i grandi economisti a dire, un pagliaccio va a dire queste cose, ma io sono il pagliaccio, io non ho nessun titolo in merito. Ce l'hanno i bocconiani, i grandi economisti, che non hanno azzeccato una in 20 anni, nessuno ha previsto la crisi del 98, del 2008, nessuno ha previsto la crisi del 2008. Il giorno prima tutti gli economisti sui grandi settimanali, i grandi giornali economici incitavano a investire nelle Lehman Brothers e nelle altre banche. Qui allora bisogna fare sedersi e ricominciare a ragionare. Io voglio capire, dobbiamo far capire che cos'è questo sistema, vogliamo far capire che tipo di mondo vogliamo. Io voglio un mondo dove l'economia sia reale. Noi abbiamo oggi 200 triliardi di dollari di soldi virtuali. 200 triliardi e il PIL del mondo è 70 miliardi, quindi abbiamo il triplo di soldi che girano virtuali
e l'economia reale è un terzo. Quando si scaricherà questa bolla è finita. Noi non abbiamo più nessun tipo di speranza in Italia con questi meccanismi di uscire dalla benché minima crisi. Non ci sarà mai una crescita del 3% all'anno per 20 anni e stanno già cominciando a svendersi il paese, cari signori. Arrivano i fondi americani, BlackRock americani, oppure gli anglo-americani, Prudence, oppure l'Allianz, che si stanno comprando le nostre 7.000 chilometri di spiagge. Vanno già nei musei, nei nostri musei, i ragionieri dell'Europa, vanno già a catalogare i nostri capolavori sotto gli Uffizi, vanno a Pompei, si stanno svendendo tutto, stiamo svendendo tutto quello che abbiamo, come se avessimo un'enorme Equitalia che arriva a riscuotere, perché noi non facciamo un adeguamento strutturale. Ora io spiegavo l'adeguamento strutturale ai bambini a scuola, alle elementari, l'adeguamento strutturale. Io ti do questo se tu fai un adeguamento strutturale. L'adeguamento strutturale è far coincidere la domanda con l'offerta, dove la domanda è un piccolissimo buchino di culo di un bambino piccolo e l'offerta è una supposta grossa come un dirigibile. L'inserimento si chiama adeguamento strutturale ed è quello che sta succedendo. Ci stiamo svendendo acqua, ci stiamo svendendo gas, ci stiamo svendendo qualsiasi cosa, ci stiamo svendendo il patrimonio, l'oro, la Banca d'Italia 2.500 tonnellate d'oro e così senza che la gente si è ritirata, non protesta neanche più, non si protesta neanche più. Le proteste vengono prese come singolarità, come pazzi che dicono che uscire dall'euro. Il problema non è tanto l'euro, il problema è che non abbiamo un piano B, non c'è un piano B. Entro 5 anni noi dobbiamo capire dove andiamo a finire, perché così non c'è assolutamente nessun tipo di speranza. I dati che ho io, poi oltre il fiscal compact c'è il MES, anche queste sigle, il MES. Ma il MES è il meccanismo europeo di stabilità, è un meccanismo, lo sapete meglio di me, io parlo anche per chi ci sta ascoltando fuori, non certo per fare una lezione a voi che sapete le cose, no? Il meccanismo, il MES è una cosa straordinaria, ci vuole uno psichiatra per capire queste cose, dal punto di vista neurologico le devi analizzare, non serve più un economista, serve uno che sia uno studioso di comportamenti e di coscienza, di cognizione, perché il MES è qualcosa di incredibile. Noi mettiamo 750 miliardi per salvare gli stati, 125 li mettiamo noi come Italia, no? A debito ovviamente, e in caso, e io me lo sono andato a leggere il trattato, non è in caso di crisi economica, in caso se la crisi economica può mettere in crisi l'euro, allora io ti salvo e ti presto i soldi. Cioè io ti do dei soldi che metti lì, gestiti da una gente che non si sa chi siano, non hanno referenze, è una specie di clan che non pagano tasse in Lussemburgo, investono questi soldi in AAA, magari in fondi della Germania, io ti do i soldi e poi tu questi soldi che io ti ho dato, se sono in crisi, me li presti. Ma è fantastico! Ma è straordinario, è come se io avessi un'assicurazione sulla macchina, una casco totale, ho l'incidente, io ho sempre pagato il premio dell'assicurazione, ho un incidente e l'assicurazione cosa fa? Mi presta i soldi da dare al carrozziere per ripararla. E noi vediamo questa circolazione ormai che è incredibile, cioè il debito che ci passiamo il debito uno con l'altro, ti do il debito, lo gestisci un po', poi me lo ridai indietro. È un'economia che non sta più in piedi, ma sta causando migliaia di vittime. Cioè 7.000 persone in Grecia in 2 anni si sono suicidate, penso che siano 7.000, in Italia sono 2 o 3.000. Cominciano la gente ad ammazzarsi, aziende che chiudono, città che si svuotano, continuiamo a aprire supermercati fatti da multinazionali che vengono lì, patti Europa-America per dire venite il libero mercato signori, è il libero mercato. E allora dov'è l'unione? Cos'è l'unione? La solidarietà? Dov'è? Dove la Grecia si poteva salvare, era il 2% del PIL la Grecia, non era nulla per l'Europa unita. Ecco perché lui si alza e ha fatto benissimo a voltare le spalle all'inno della gioia, perché partiamo già dall'inno della gioia, che non è gioia più per nessuno. E l'inno della gioia l'ha usato Hitler per i compleanni, Mao, l'ha usato Smith in Rhodesia per l'apartheid, l'hanno usato i più grandi killer della storia, l'inno della gioia. Qui bisogna sedersi,
ripensare in che mondo vogliamo vivere. Il movimento non è un partito politico, è una visione di mondo che non appartiene più alla crescita, al lavoro. Io voglio una famiglia, che i miei figli vengano su senza il ricatto totale del lavoro e della crescita, fare qualsiasi lavoro. I capitali girano, e dove vanno? Dove il lavoro costa meno, dove ci sono gli schiavi. Oggi abbiamo gli schiavi, ma forse era meglio avere uno schiavo che lo pagavi e costava 200.000 euro una volta uno schiavo, prenderselo nell'Ottocento negli Stati Uniti, però ne avevi cura, perché non potevi affamarlo, non potevi farlo ammalare, ne avevi cura perché era un investimento allora uno schiavo. Adesso è ancora peggio, abbiamo tolto qualsiasi diritto alle persone, si schiaccia il mercato verso il basso, si schiacciano i salari verso il basso, facciamo fare guerre ai poveri nelle periferie. Ecco perché lui vuole tornare in flussi, e abbiamo un camionista svedese il camionista, dov'è quello lì? Il camionista, cosa fai? Cosa stai leggendo? Il camionista! Cioè, vabbè, dorme, facendo il camionista è chiaro che dorma. Allora